Questo personaggio, protagonista di un videogioco creato da uno sviluppatore indie fuori di testa, ha la capacità di distruggere i vostri sogni. Perché? Perché questo personaggio dovrebbe voler fare una cosa così malvagia e crudele? Ve lo posso dire, ragazzi, ma prima dobbiamo fare un viaggio. Un viaggio alla scoperta di un videogioco indie. Dovremmo scoprire la sua atmosfera malinconica, il suo gameplay spettacolare e la sua lore. Solo così potremmo capire le oscure intenzioni dietro al protagonista di questo titolo. Sarà un bel viaggio, ve lo prometto, ma come sempre partiamo dall'inizio. Fine estate 2023. Ero seduto alla mia scrivania, annoiato e scocciato. Si sa, ragazzi, la fine delle vacanze estive è sempre un duro colpo per tutti. Quel giorno stavo scrollando la home del negozio di Steam, perché sì, io faccio questo quando sono annoiato, e distrattamente stavo leggendo i titoli dei giochi che l'algoritmo aveva da offrire, quando improvvisamente il mio sguardo si posa su una copertina palesemente disegnata a mano che raffigura una specie di coniglio antropomorfo con le corna che tiene in mano un bastone. A fianco un titolo, Pseudo Regalia, un platform 3D con un'estetica che si avvicina molto a giochi come Super Mario 64 e vari giochi platform della PS1, creato da un ragazzo, un semplice sviluppatore indie di nome Ritzler. Ora, chi mi conosce sa che io sono un patito dei platformer 3D, sono uno dei miei generi videoludici preferiti e se sono fatti bene riescono a diventare una vera e propria droga per me. Bazzicando un po' su internet scopro che questo gioco, oltre ad avere un gameplay incredibilmente profondo che mischia platforming e Metroidvania, ha anche una trama oscura, misteriosa e ben nascosta, che viene raccontata da pochissimi dialoghi e dalla sola ambientazione del gioco. Un castello. A posto, mi hai convinto. Sei un platform 3D, hai un gameplay profondo, una trama misteriosa, dai delle vibes alla Ico incredibili con quel castello enorme. Costi meno di 6 euro. Ma sì, compriamolo. Nella mia testa pensavo di aver trovato un semplice giochino indie di qualche oretta con cui potermi rilassare in modo da godermi i miei ultimi giorni di estate. Una cosetta da poco, un giochino tappabuchi, insomma. Mi sbagliavo. Oddio, quanto mi sbagliavo. Lo acquisto, lo scarico, lo avvio e... Wow! Cavolo, che bel menù. Non distraiamoci, andiamo avanti. Già attirato dalla bellissima main team del gioco, inizio a giocare. Ed è lì che incontro una protagonista di Pseudo Regalia, la cosiddetta distruttrice di sogni, ovvero... Mi ritrovo improvvisamente in quella che sembra essere la prigione di un castello. Innumerevoli gabbie appese al soffitto attraverso delle catene decorano il paesaggio, che altrimenti sarebbe vuoto. Da uno strano specchio posto su una parete fuoriesce una creatura, una specie di... coniglio? Capra? Gatto? Che roba è? Questo strano personaggio furry, che non è assolutamente il frutto di un kink del suo creatore, si chiama Sibyl. Non sappiamo nulla su questa creatura, sappiamo solo che è magica, è in grado di viaggiare attraverso le dimensioni e ha una missione da compiere in questo strano luogo, una missione incredibilmente importante. Interagendo con lo specchio, infatti, Sibyl dirà «Spero di non essere arrivata troppo tardi», dandoci quindi un'idea dell'urgenza della nostra missione. Inizia a fare i primi passi, fin da subito il gioco mi accoglie con una libertà di movimento mostruosa. Posso saltare, scivolare e fare tutta una serie di acrobazie che mi permettono di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Questa estrema libertà di movimento e l'atmosfera della prigione, con questa grafica poligonale così anni 90, mi riportano subito alla mente giochi come Super Mario 64. Davvero tutto questo è stato fatto da una sola persona? Wow! Andando avanti all'interno della prigione incontro delle piccole e strane caprette antropomorfe. La prima capretta con cui abbiamo a che fare sembra impaurita. Lei è scivolata dalla sua gabbia, è libera, ma sembra terrorizzata dalla libertà. L'unica cosa che ci chiederà una volta che interagiremo con lei sarà questa. Per favore, non dire nulla alla principessa. Principessa? Quale principessa? Una volta preso il primo power up, un bastone magico chiamato Dream Breaker, incontro i primi nemici, delle strane creature dall'IA abbastanza basilare, che faccio fuori senza troppa fatica. E dopo delle sezioni di platform abbastanza semplici, incontro un'altra di queste caprette.
Lei è rinchiusa in una gabbia e non appena ci vedrà dirà questo: il tuo travestimento è sottile come la carta, ma raggirerà la maggior parte di loro. Non che questo importi, sei bloccata qui adesso, come noi, non riuscirai ad oltrepassare Strong Eyes. Un attimo. Stando alle parole di questa capra, questo non è il nostro vero aspetto, ma un travestimento. Stiamo cominciando ad avere le prime domande senza risposta. Chi è veramente Sybil? Perché questi animali sono rinchiusi in queste gabbie? Chi è la principessa? E chi è Strong Eyes? Proseguendo nelle prigioni, arrivo davanti a quella che sembra essere un'arena. Una figura di spalle si erge davanti a me. Una ragazza, dai capelli rossi e con un'ascia posta all'estremità di essi. Chi è questa ragazza? È forse lei la principessa? Non appena provo ad avvicinarmi, però, succede questo. La ragazza sparirà, attirandomi in una trappola mortale. Dal cielo piomberà uno spaventoso cavaliere con un braccio solo, Strong Eyes. E lì, così all'improvviso, parte una boss fight. Qui il gioco inizia a mostrare il suo combat system. Un semplice sistema hack and slash che, combinato alla enorme libertà di movimento della sezione platform, mi permette di schivare gli attacchi di Strong Eyes. Il mio avversario, nonostante sia spaventosamente forte, è molto lento. Ciò mi permette di usare il bastone Dreambreaker per curarmi con la magia, nascondermi dalla sua furia e infine sconfiggerlo. Dopo una lunga boss fight, Strong Eyes crollerà a terra, dandomi la possibilità di recuperare la chiave dell'arena. Una volta presa, l'unica cosa che mi resta da fare è uscire dalla prigione e dirigermi verso l'area madre di Pseudoregalia, ovvero Castle Sansa è l'area principale di Pseudoregalia, un enorme castello dall'aria malinconica pieno zeppo di segreti e nemici. Ciò si evince sia dalla sua atmosfera che dalla sua host. Proseguendo nell'esplorazione, mi imbatto spesso e volentieri in delle strane pozze di liquido nero violaceo. Cosa sono? Una volta sbloccata un'altra abilità che mi permette di arrecare più danno con la mia magia, mi imbatto nel primo grande segreto di Pseudoregalia. Dietro un decadente muro di pietra si nasconde infatti una porta nascosta che irradia una strana luce gialla. Spero che voi riusciate a reggere bene la malinconia e la nostalgia, ragazzi, perché una volta superata la porta ci condurrà nell'area più incantata di Pseudoregalia. Ci ritroviamo davanti a un'enorme libreria, costruita in legno e ricoperta di paglia, la Listless Library. Tutto è illuminato dalla fioca luce del sole. L'atmosfera è nostalgica ed eterea. La host poi ci dà il colpo di grazia. Ragazzi, quest'area è qualcosa di incredibile. Non so perché, ma per tutta la durata della mia permanenza alla Listless Library ho provato come una stretta al cuore. È come se il mio cervello, vedendo quel luogo così sognante, avesse in qualche modo associato il tutto alla nostalgia, che in noi videogiocatori è un po' un sentimento onnipresente. Curiosando tra gli scaffali noto dei libri, che il gioco mi permette di sfogliare per leggere qualche passaggio. Molti di essi sono delle semplici battute fatte dallo sviluppatore, altri invece nascondono dei piccoli indizi sulla lore del mondo di Pseudoregalia, come ad esempio un passaggio di questo libro che dice: leggi un libro su una bellissima principessa che sta aspettando, rinchiusa in una torre, di essere salvata da un affascinante principe. Il finale del libro è stato strappato via. Per quale motivo in tutta la libreria solo questo libro è stato strappato? La principessa non è stata salvata? Il principe ha fallito nel suo intento? Forse è il principe stesso che tiene rinchiusa la principessa sulla cima di una torre? Non c'è dato saperlo. Sono tutte domande che avranno senso più avanti nel gioco. Per adesso proseguiamo. Proseguendo all'interno della libreria riesco a sbloccare un'altra importantissima abilità, rinchiusa all'interno di un blocco di ghiaccio. I Sun Greaves. Questi calzari dorati permettono a Sybil di fare il classico wall jumping. Sì ragazzi, il wall jumping. Quello che abbiamo fatto tutti in praticamente qualsiasi gioco di Super Mario. Con questa nuova abilità riesco facilmente a farmi strada per il resto della libreria e
rimango veramente colpito. Questo gioco, oltre ad avere una verticalità dei livelli incredibile, possiede anche un sistema di sottoabilità. Esse non ci vengono mostrate attraverso tutorial o simili. Oh no! Starà a noi giocatori sperimentare con i movimenti di Sybil e scoprire tutto ciò che Pseudo Regalia ha da offrire. E ragazzi, so di essere ripetitivo, nonostante non sembri, questo gioco ha uno dei sistemi di platforming più profondi che io abbia mai visto. Più andremo avanti nel gioco e più abilità sbloccheremo, più avremo una possibilità di espandere a 360 gradi il nostro gameplay, che ci permetterà persino di skippare intere aree e sezioni di gioco con la giusta dose di skill. Ritornati al punto di partenza, possiamo finalmente lasciarci alle spalle la libreria e la sua atmosfera nostalgica. Ritorniamo al castello. Desteggiandomi all'interno del castello, mi ritrovo all'interno di una fortezza, la Sansa's Keep, una labirintica fortezza, composta da enormi stanze, chiuse a chiave o corrotte da quello strano liquido violaceo da noi visto all'inizio del gioco. In quel momento, il gioco decide di sbattermi in faccia su elementi Metroidvania. Sapete, no? Il classico "non hai ancora questo oggetto, torna più tardi". D'accordo, Pseudo Regalia. All'interno di una delle stanze si trova una nuova abilità, il Sunsetter. Questo power up permette a Sybil di tirare una stoccata al terreno con il suo bastone per poi lanciarla in aria. Che sì, detto così sembra una cavolata, ma fidatevi, il Sunsetter è una delle abilità essenziali di Pseudo Regalia. Non sottovalutate mai il suo immenso potere. Abilità a parte, proseguiamo nell'esplorazione. Dato che la maggior parte delle porte della fortezza sono chiuse a chiave, l'unica cosa che mi resta da fare è uscire all'esterno, verso, a mio parere, l'area migliore del gioco, Empty Bailey. Wow. Questo è Empty Bailey, l'esterno di Castle Sansa, un meraviglioso cortile con casette in pietra e chiese con campanili enormi. L'atmosfera di quest'area si fa amare sin dall'inizio. L'ambientazione sognante, il cielo tinto di verde, le statue e le case, che sembrano quasi appartenere a un'altra epoca, la Host. Empty Bailey, nonostante sia l'area più piccola del gioco, è anche una delle più verticali. Grazie ai nostri poteri potremo infatti arrampicarci sulle case e sui campanili, per poi lanciarci in aria a gran velocità, anche grazie al nuovo power-up presente all'interno della zona, il Solar Wind, un'abilità che permetterà a Sybil di fare uno slancio dopo una scivolata. E ragazzi, qui diciamo che il mio spirito da gamer degli FPS vecchia scuola si è fatto un po' sentire. Solar Wind è la mia abilità preferita di Pseudo Regalia. Perché? Ci puoi fare bunny hopping. Bellissimo. Una volta completata l'area non ci resta che uscire dal cortile del castello e dirigerci, attraverso l'ausilio di un ponte in rovina, in una delle aree più maestose e tristi di Pseudo Regalia. E qui, improvvisamente, Pseudo Regalia ci mostra per la prima volta il suo lato oscuro. Ciò che abbiamo davanti è una fredda e inospitale torre, sbarrata dall'interno. Vi ricordate il passaggio del libro che abbiamo letto alla Listless Library? Una bellissima principessa che sta aspettando, rinchiusa in una torre, di essere salvata da un affascinante principe. Il finale del libro è stato strappato via. Quindi è questa la famosa torre. Però c'è qualcosa di strano. Non ci sono nemici, non ci sono guardie, è tutto vuoto. Persino il gioco ci comunica questa sensazione di disagio, attraverso una delle host più inquietanti di Pseudo Regalia. E se in realtà la principessa
si fosse rinchiuso all'interno di questa torre di sua spontanea volontà? All'esterno della torre troviamo un'altra incisione. Una torre che contiene l'essenza della principessa, per non essere mai più vista. Ma con i 3 poteri del sole si può trovare il proprio percorso. Sarò sincero, alla mia prima run non capii subito questa affermazione. Ci misi un po' a collegare i puntini. Essenzialmente i 3 poteri del sole sono 3 abilità molto importanti che si possono ottenere durante il gioco, ovvero il Sunsetter, il Sungreaves e il Solar Wind. Grazie a queste 3 abilità è possibile scalare la torre e raggiungere la cima. Una volta arrivati, oltre ad ottenere una nuova abilità chiamata Clean Gem, che vedremo tra poco, noteremo un'enorme porta con 5 serrature dorate. Accanto ad essa, delle incisioni mostrano la posizione delle 5 chiavi in grado di aprirle. Una chiave si trova sopra la torre, una nell'Empty Bailey, una nell'oscuro Underbelly, una a Sansa Skip e una nel caotico Twilight Theater. Ed è da questo momento in avanti che inizia la seconda parte del gioco. La ricerca delle Major Keys, le chiavi che permettono alla porta sopra le nuvole di aprirsi e, forse, di condurci dalla principessa. Mentre scendo dalla torre però mi viene un dubbio. Perché la principessa ha voluto rinchiudersi all'interno di una torre? Stava scappando da qualcosa? O forse voleva solo isolarsi da tutto e da tutti? Dopo aver recuperato la Major Key della torre e quella dell'Empty Bailey, riesco a intrufolarmi all'interno di una delle aree più complesse di Pseudoregalia, il Twilight Theater. Il Twilight Theater è un enorme teatro, suddiviso in numerose arene e strutture pericolanti semisommerse dallo strano liquido violaceo. L'entrata principale è bloccata da 2 cancelli, sorvegliati da una strana capretta vestita da maggiordomo. L'unico modo che ho per intrufolarmi all'interno della struttura è quello di aggirare la sorveglianza facendo parkour e arrampicandomi sulle colonne dell'edificio, in modo da superare il cancello. Una volta entrato mi ritrovo davanti alla sala principale, un'enorme zona piena zeppa di posti a sedere con in fondo un palco. L'atmosfera è caotica e sopra le righe, esattamente come la host dell'aria. Sopra il palco è presente un'enorme gabbia, contenente la Major Key e 3 entrate, 2 sui lati, una dietro le quinte. Dopo aver esplorato un po', riesco a recuperare un'altra abilità, la Soul Cutter, che mi permette di creare un vortice di magia che può essere sparato in una specifica direzione, un po' come un proiettile. Dopo aver usato la mia nuova abilità per colpire delle neve altrimenti inaccessibili, riesco ad uscire dal balcone del teatro e... wow! Che vista mozzafiato! Non mi faccio distrarre. Arrivo in cima, attivo una leva che abbassa la gabbia presente sul palco, scendo e recupero la Major Key. Dopo tutto questo casino, guardando il palco del teatro, comincio a farmi qualche domanda. Perché questo posto esiste? E perché tutte queste caprette all'entrata erano così desiderose di entrare? Probabilmente è una teoria un po' campata per aria, ma... e se il Twilight Theater fosse solo una rappresentazione della vita della principessa? Lei forse ha sempre creduto che la sua vita fosse una tragedia o una commedia. Questo forse spiegherebbe il suo voler costruire un teatro all'interno del castello. O forse voleva solo intrattenere i suoi sudditi e io mi sto facendo delle pare inutili. Andiamo avanti. Dopo aver recuperato questa ennesima Major Key, è giunto il momento di entrare nell'area più oscura e inquietante di Pseudoregalia. L'Underbelly. Ed è qui che avviene lo spacco. Per la seconda e ultima volta il gioco toglie il velo davanti ai nostri occhi e ci mostra tutta la sua oscurità. L'Underbelly, tradotto in italiano ventre, è a mio parere l'area più depressa di Pseudoregalia. Un enorme complesso di caverne pieno zeppo di nemici e semisommerso dalla strana sostanza violacea che abbiamo già visto in precedenza. La host poi non ci risparmia e ci regala un'orribile melodia distorta invasa da voci oscure e malinconiche che riecheggiano per tutte le caverne.
Con questa sensazione di oppressione perenne mi faccio strada attraverso l'area. A differenza delle altre zone, qui incontro molti più nemici, molti più puzzle da risolvere e molto più smarrimento. Dopo un po' di tempo riesco a ottenere un'abilità, la Ascendant Light, un'abilità che mi permette di rimbalzare sopra un nemico dopo averlo colpito, particolarmente utile per delle combo durante i combattimenti. Grazie all'abilità Cling Gem, invece, che ho trovato poco prima all'interno della torre, riesco a farmi strada nelle profondità delle caverne, utilizzando queste strane sfere violacee, che esattamente come con i nemici mi permettono di rimbalzare e di raggiungere altezze elevate in poco tempo. Ed è proprio grazie alla combo Cling Gem e Soul Cutter che riesco a recuperare la penultima Major Key e lasciarmi finalmente l'Underbelly alle spalle. In quel momento però il mio cervello inizia a volare con la fantasia. Perché quest'area è così diversa rispetto a tutte le altre? Perché è così buia? Perché ci sono così tanti nemici? Poco fa ho detto che l'Underbelly è l'area più depressa di Pseudo Regalia. E se tutte queste caverne fossero solo una rappresentazione distorta della mente della principessa? Forse lo stato d'animo della ragazza è proprio questo. Un enorme labirinto di caverne, oscuro e angosciante. Forse non mi sto immaginando tutto. C'è davvero qualcosa che non va in questo castello. Manca un'ultima Major Key per aprire la porta. Preoccupato e anche un po' intimorito per la piega creepy che sta prendendo il gioco, mi dirigo per l'ultima volta verso Sansa Skip. Davvero, io non capisco. Cos'è successo a questo posto? Perché la principessa di questo castello non vuole essere salvata? Perché tutto quanto sta piano piano venendo inghiottito da quella strana sostanza violacea? Che diavolo succede? Con questi pensieri in testa mi dirigo verso il corridoio principale di Sansa Skip. Grazie all'abilità Cling Gem riesco ad entrare in una stanza nascosta della fortezza e ad attivare una leva. Essa apre la sala del trono della fortezza. Forse adesso avrò un minimo di spiegazione. Forse incontrerò il re, oppure la regina. Forse loro potranno spiegarmi cosa sta accadendo. Una volta arrivato, l'unica cosa che trovo sono 2 troni vuoti e una Major Key. A quel punto capisco. Questo castello, questo luogo spettrale e malinconico, è sia una prigione, sia un rifugio per la principessa. Lei, a quanto pare, è l'unica regale rimasta all'interno del castello. I suoi genitori forse sono scappati, o peggio ancora, forse sono morti. Ciò ha portato la principessa a nascondersi all'interno della torre, per fuggire dallo strano liquido violaceo. La strana sagoma che abbiamo intravisto prima del combattimento contro Strong Eyes era lei. La persona che ha strappato la pagina di quel libro all'interno della Listless Library era lei. La principessa si è isolata da tutto e da tutti. Forse per evitare il dolore, forse per non fare del male a nessuno. Però, perché molte delle aree del gioco sembrano uno specchio dello stato d'animo della principessa? Ed è in quel momento che capisco. Questo castello, la fortezza, il cortile, il teatro, le caverne, la libreria, è tutto finto. Sybil non è all'interno di un luogo reale, è all'interno della testa della principessa. È dentro il suo sogno. Quella strana sostanza violacea che sta piano piano inghiottendo tutto è un incubo. La principessa forse non è nemmeno una principessa. Lei è rinchiusa in questo sogno, che si sta piano piano trasformando in un incubo. Ecco perché Sybil all'inizio del gioco dice la frase "Spero di non essere arrivata troppo tardi". Lei è qui per salvare la principessa da se stessa. Dovete perdonarmi, ragazzi. Voi avrete sicuramente cliccato su questo video pensando che Sybil fosse un personaggio negativo, un antagonista, che in un modo o nell'altro avrebbe distrutto il meraviglioso regno della principessa. No, ragazzi. Sybil è un personaggio positivo. Lei è la protagonista, lei è buona e deve cercare in tutti i modi di salvare la principessa da questo tremendo incubo. La principessa adesso è lì, dentro quella torre, da sola. L'unica cosa a tenerle compagnia è il dolore. L'unico modo che noi videogiocatori abbiamo per salvarla è entrare in quella torre, aprire quella enorme porta e svegliarla, distruggendo l'unica cosa che forse blocca la sua sofferenza. Prendo la Major Key. So cosa devo fare. Da 3 cani.
paramnesia, disturbo della memoria che consiste nell'alterazione dei ricordi, in cui elementi di fantasia danno luogo a ricordi di situazioni che il soggetto non ha mai vissuto, spesso causato da stanchezza, attività deliranti e o depressione. La malattia che affligge la principessa. Con una velocità incredibile scalo nuovamente la torre e arrivo davanti alla porta. Il gioco mi mostra una cutscene, dove la porta con le serrature sbloccate finalmente si apre, mostrando un enorme ponte fatto di luce in mezzo alle nuvole. In fondo adesso, un'altra porta. Coraggio. Una volta superata la porta, mi ritrovo davanti a una versione corrotta e malata del castello. Persino la descrizione dell'aria è corrotta, ricordo distorto. Dopo un lungo corridoio cado giù, in profondità, all'interno di un'inquietante arena illuminata solo dalla fioca luce delle torce. Sibyl è pronta. Davanti a me appare la principessa, la persona che devo salvare. Lei, per tutta risposta, mi attacca. La principessa non vuole essere salvata, non vuole ritornare nel mondo reale, non vuole soffrire di nuovo. È uno scontro duro, lungo ed estenuante, ma magnifico. Sibyl e la principessa combattono l'uno contro l'altra, all'interno del ricordo distorto della regale. La principessa utilizzerà tutti i poteri in suo possesso per sconfiggerci e sbatterci fuori dal suo sogno. Noi, esattamente come lei, utilizzeremo tutte le abilità da noi raccolte durante il gioco per sconfiggerla. Né io, né Sibyl, né la principessa abbiamo intenzione di mollare. Persino la host finale del gioco ci fa capire che quella che stiamo affrontando è la resa dei conti. Alla fine, dopo una battaglia interminabile, la principessa verrà sconfitta. Ella si arrenderà, smetterà di attaccarci e lo schermo diventerà completamente bianco. Dopodiché, lei ci parlerà. Non sono proprio il tipo di persona che vorresti frequentare, vero? A questo punto mi ricordo a malapena com'era lei veramente. Oh, scusami, ti starei probabilmente chiedendo chi sono. Ad essere sincera, nemmeno io lo so più. Nessuno di speciale, credo. Ma poi è questo il motivo per cui sei qui, giusto? Lo capisco. Non posso semplicemente nascondermi qui per sempre e far finta di non esistere. Sono sicura che riuscirò a trovare qualcosa per cui valga la pena rimanere sveglia. Forse finalmente mi dedicherò alla fotografia. Sarebbe bello, credo. Quindi grazie, signora capra, gatto, coniglio. Sibyl? Capito. Mi assicurerò di scriverlo non appena mi sveglierò. Non voglio dimenticare anche te. Sono sicura che tu abbia altre persone da aiutare adesso, giusto? Quindi sì, ti ringrazio. Abbi cura di te, Sibyl. Il nostro compito è finalmente terminato. La principessa finalmente si sveglierà dal suo sogno, noi spariremo e il gioco finirà. E così finisce Pseudo Regalia, a mio parere uno dei platform indie più belli degli ultimi tempi. Sarò sincero, non mi aspettavo tutto questo. Pensavo che Pseudo Regalia fosse un semplice gioco indie. Certo, un bel platform con un bel gameplay e una bella atmosfera, ma tutto qui. Mi sono sbagliato. Questo gioco è pazzesco. È un titolo che ha saputo conquistarmi con la sua genuinità. È un gioco fatto con amore. E si vede. Si vede la cura messa dallo sviluppatore all'interno della sua opera. Si vede l'amore e la comprensione verso il genere dei platform 3D. Si vede tutto. So che posso sembrare esagerato con questa opinione, ma avevamo bisogno di giochi come Pseudo Regalia. Nonostante abbia già ottenuto un discreto successo, a mio parere ne merita molto, molto di più. Fatevi un regalo, ragazzi. Comprate Pseudo Regalia. Se amate i platform 3D, in Metroidvania, e avete nostalgia dell'epoca d'oro dei videogiochi 3D, compratelo. Non ve ne pentirete. Grazie, Ritzler.
Grazie per averci regalato Pseudo Regalia. Non vedo l'ora di vedere cos'altro combinerà in futuro. Chissà, magari ci stupirai con una nuova avventura per Sibyl. Wow, che bella canzone, Yomu! Che genere musicale è questo? Ah, grazie. Il genere è EDM furry melodrammatico.